Ok, allora, eccoci qui. Sono davvero felice di iniziare questa serie di video. Partiamo cercando di capire qual è l'obiettivo. Ok, sostanzialmente l'obiettivo è quello di mostrare il percorso quasi tutto super semplificato in realtà, perché altrimenti servirebbero ore, però di un tracciamento dalla stesura del piano di tracciamento fino alla messa online e alla realizzazione poi magari di una dashboard. Quindi ci arriviamo, mi piacerebbe vedere tutto il percorso. Naturalmente non potrò far vedere tutto per motivi di tempo principalmente, però un po' di cose vorrei vederle insieme. Naturalmente, allora, su cosa ci concentreremo nello specifico? Allora, metto questa più piccolina, eccola qui. Allora, effettueremo il tracciamento del mio sito perché non è stato ancora effettuato alcun tracciamento in realtà. È presente Google Analytics in realtà, se non sbaglio, però non è presente nient'altro fondamentalmente, quindi è ancora completamente vergine, quindi potremo in qualche modo effettuare tutti i tracciamenti di cui abbiamo bisogno. E cominciamo dal piano di tracciamento, ok? In realtà dovremmo cominciare dallo step prima che è il piano di misurazione per capire un po' quali sono i goal, però per semplificare in questa fase partiremo da un piano di tracciamento, poi magari quando saremo un po' più avanti con questi video passiamo anche al piano di misurazione. Lo vediamo al ritrovo, lo vediamo uno step indietro, si dovrebbe partire da lì, però era troppo lunga fare tutto un accenno sul piano di misurazione. Ok, che cos'è il piano di tracciamento? Sostanzialmente è un documento semplicissimo in cui dopo che abbiamo effettuato il piano di misurazione e sappiamo cosa tracciare, in questo caso è anche un po' più semplice, ok? Chiaramente io conosco più o meno quali sono gli obiettivi del mio sito, dobbiamo andare a lavorare su quello che è le azioni da andare a monitorare, ok? E il primissimo step è quello di comprendere quali sono queste azioni. Ad esempio, nel caso del mio sito, l'azione è il lead da form, ok? Quando l'utente compila l'unico strumento di contatto presente, che è il form presente sul fondo dell'home page del sito, è un sito one page, quindi non è che può fare molto altro. L'iscrizione alla newsletter, che in questo caso avviene solo contestualmente all'inoltro del form, almeno per ora non c'è un pop-up di iscrizione alla newsletter. L'inizio di compilazione di questo form e gli step sarebbe anche necessario tracciare in modo tale da capire se l'utente si blocca in alcune di questi step. Io ho anche il vantaggio che posso modificare materialmente il codice di tutto il sito, quindi questo come vedremo semplifica un po'. Poi abbiamo tutti i click sugli eventi social, quindi qui sono presenti dei social e mi sa che non sono presenti in realtà da nessun'altra parte, quindi sì, il click sui social nel footer al momento cerchiamo di tracciarlo in maniera globale. Il click alle piattaforme di contenuto che sono presenti qui, ok? Il focus sui servizi, ok? Quindi un utente che posiziona ed effettivamente ha letto i servizi, quindi si è soffermato su questa sezione, e il click sulle CTA presenti con relative informazioni sulle CTA. Poi mi segno come nota, in realtà me lo segno qui magari, nota, Substack tracking cross domain, perché su Substack non ho la possibilità di effettuare un tracciamento ehm, di chissà che cosa, però mi consente di installare GTM e quindi tanto vale effettuare un tracciamento cross domain la stessa, con la stessa proprietà, ok? Tanto alla fine lo uso un po' come blog, quindi è corretto se condivide la stessa proprietà. Al massimo poi mi creo delle visualizzazioni in Google Analytics separate in cui andare ad analizzare effettivamente solo i dati di Substack. Ok. Questo è quanto. Ok, le azioni le ho già tracciate. In particolare, come piattaforme andremo a effettuare il tracciamento su Google Analytics, su Meta e su Google Ads. Io sceglierei queste tre per il momento, poi in realtà ce ne sarebbero anche altre che possiamo aggiungere. Vedremo piano piano come aggiungerle e se aggiungerle.
Ok, quindi in questa prima fase, in questo primo video, io direi che arriviamo fin dove arriviamo e poi eh, finché il video non viene troppo lungo poi ci fermiamo. Quindi, prima cosa, io ho già creato una proprietà di Google Analytics, ok? Quindi è già presente questa proprietà. Quindi la prima cosa che andrei a fare, perché mi sa che c'era già in realtà un tag, esatto, è andare a effettuare l'installazione del tag di Google Analytics. Controlliamo che sia il nostro corretto da questo punto di vista. Andiamo sullo stream perché Google Analytics cioè per installare Google Analytics su un sito web dobbiamo installare lo stream web di Google Analytics. Verifichiamo qual è l'ID di misurazione, verifichiamo se è lo stesso, sì è lo stesso, diamo però un nome Google Tag col tag di misurazione e questo ce lo mettiamo in una costante perché metterlo in una costante almeno mi aiuta nel momento in cui lo devo richiamare. Ok, costante, eccolo qui. Qui andiamo a mettere il tag di Google Analytics. Ok, metto Google Analytics e poi lo lascio nel titolo. Perché lo lascio nel titolo? Perché almeno così salvando, ok? Nel momento in cui io visualizzo la variabile già posso verificare qual è l'ID di misurazione, altrimenti mi ritrovo con semplicemente il tag di misurazione, magari c'è scritto Google Analytics ma non so qual è, quindi così a colpo d'occhio anche solo guardando la variabile posso ricavarlo. Mi è comodo tenerlo in una costante perché nel momento in cui ho bisogno di richiamarlo ancora, vabbè ora in questo caso non funziona ancora però ok, salvo, vi mostro perché secondo me è interessante. Nel momento in cui io ce l'ho salvato in una costante e devo reinserirlo, mi basta in realtà scrivere Google Analytics e qui ho già l'ID di misurazione. Se avessi più ID di misurazione per n motivi, può capitare, è molto raro ma può capitare, avrei tutti gli ID di misurazione differenti direttamente inseriti in questo caso sul tag. Quindi installo. Al momento non sto trattando la consent, non sto trattando nulla di queste cose, quindi al momento non inserisco alcun parametro personalizzato se non il send page view che imposterò in questo caso su false perché voglio gestirlo separatamente, ok, in questa fase. Quindi non voglio che quanto si attiva l'evento il tag di Google e di Google Analytics mandi anche un evento di page view, ma l'evento di page view voglio mandarlo separatamente in una fase successiva, ovvero sull'evento di all pages. In questo caso lo inviamo sempre su tutte le pagine. Quindi mi creo un nuovo tag e questa volta invece che selezionare tag Google vado a selezionarmi il tag evento. Qui mi chiederà l'ID di misurazione e io inserisco il mio ID di misurazione, la mia costante che ho appena creato. Farà il controllo, troverà il tag Google perché effettivamente è presente e come nome evento diamo page view. Non aggiungiamo parametri al momento, non aggiungiamo proprietà utente, lasciamo tutto così pulito in questa fase. Diamo un nome all'evento, io utilizzerò la mia nomenclatura che è piattaforma. Che cos'è? È un evento, nel caso di GA4 sono tutti gli eventi. Generico, ok, page view. Mettiamo addirittura. Ok. Salvato. In questa fase abbiamo solo installato il tag di Google Analytics. Mandiamo in anteprima il nostro container e verifichiamo se effettivamente funziona. Ok. Mando in anteprima. Non si è ancora aggiornato la modifica che avevo fatto sul container, quindi refrescio un attimo la modifica perché è presente ancora il vecchio. Ok, allora ho refreshato e quindi adesso
tag assistant, come vediamo mi dice che è connesso. Verifichiamolo, sì, effettivamente è connesso. Cosa succede? Che sull'evento di initialization mi fa partire il tag, sull'evento di container caricato mi parte l'evento di GA4. Okay. Volendo potrei già verificare dalla debug view se vede qualcosa, ok, anche se ogni tanto, ok, ecco, vede in realtà evento page view, eccolo qui, GA session ID, ci sono tutte le informazioni, page title, page referrer, page location, ok, ci sono tutti i dati, quindi è partita anche la debug, non me l'aspettavo, ogni tanto potrebbe bloccarsi. Ok, quindi ho installato Google Analytics 4. Ora, prima di procedere al setting completo, io andrei già a verificare gli eventi da tracciare. Ok, tanto abbiamo Google Analytics, poi quello che facciamo per Google Analytics ce lo riportiamo eventualmente sulle altre proprietà. Quindi per prima cosa partiamo direi dall'evento che è l'evento cardine, ovvero l'evento di lead da forma. Questo evento va compilato quando l'utente compila il form presente in home page. Ok? Quindi quando l'utente compila questo form. Ora io ho già modificato il form in modo tale che quando un utente, spero non esista, quando un utente compila tutto il form, ciao, ok, in questo caso gli dico anche che voglio iscrivermi alla newsletter, automaticamente viene inviato nel data layer, se il messaggio viene inviato è tutto ok, un evento, eccolo qui, che si chiama form homepage. Questo è l'evento. Quindi abbiamo l'evento con tutte le informazioni inserite. Questa cosa mi aiuta tantissimo. Perché mi aiuta tantissimo? Perché sono in grado di gestire esattamente l'inoltro, perché l'inoltro io da backend questo evento, quanto effettivamente l'inoltro avviene, e inoltre sono in grado di recuperare anche i dati utente che poi mi serviranno sia per Google Analytics che per Google Ads. Questo è super importante. Nel caso in cui non avessi potuto modificare per n motivi, sarei dovuto andare a fare alcune modifiche un po' non proprio ottimali al sito, cioè sarei dovuto andare ad effettuare questo tracciamento magari col click sul pulsante o cercando tramite uno script che già ho e sul canale presento un video di intercettare tutto ciò che viene inviato. In questo caso io ho la possibilità di gestirlo da backend e lo faccio in maniera abbastanza agevole, cioè non è una roba complessa e impossibile, quindi ha senso farlo in questo modo. Ora, come recupero però queste informazioni dal data layer? Allora, innanzitutto recuperiamo l'evento, cioè recuperiamo l'attivatore che si attiva quando questo evento viene inserito nel data layer. Per fare ciò andiamo sulla sezione trigger, ok, e creiamo un nuovo trigger di tipo evento personalizzato. Quindi andiamo a ricopiarci questo evento, torniamo su Google Tag Manager e ce lo inseriamo. Cosa stiamo facendo? In questo caso stiamo dicendo a Google Tag Manager creami un attivatore, gli attivatori sono quelle cose che in Google Tag Manager attivano i tag, creami un attivatore che si attivi quando nel data layer arriva un evento con questo nome. Ok? Questo attivatore lo useremo poi per triggerare tutti i tag che vogliamo che scattino all'inoltro dell'evento. Quindi, arrivati a questo punto, io direi che già andiamo a inviarci un evento di visualizzazione di pagina, cioè un evento lead, che sull'evento lead è in realtà un evento consigliato. Allora, in GA4 ci sono diverse tipologie di eventi in generale. Gli eventi diciamo classici di misurazione automatica che vengono automaticamente tracciati da Google Analytics, gli eventi personalizzati che sono quelli che inviamo noi, e poi ci sono gli eventi
consigliati. Gli eventi consigliati sono eventi che non vengono automaticamente tracciati, ma che Google Analytics ci suggerisce come inviare e come tracciare, ok? Tra questi ci sono anche una serie di eventi lead. Tra l'altro, durante il corso dell'anno questi eventi sono stati migliorati, sono stati aggiunti altri eventi, cioè è stato fatto del lavoro da parte di Google su questi eventi. In teoria noi abbiamo l'evento di Generate Lead. Questo evento scatta quando un utente invia un modulo online o invia informazioni offline. Dopodiché la cosa interessante è che noi abbiamo anche tutta una serie di informazioni gestite offline in questo caso, cioè nel momento in cui io ricevo un lead posso inviare l'evento generate lead, ma posso anche inviare cioè successivamente, quando io magari lavoro questo lead, l'evento di qualify lead, l'evento di disqualify lead, working lead, close convert lead, close convert lead, cioè posso gestire tutta la pipeline inviando queste informazioni a GA4. Questo posso farlo in due modi, o andando ad utilizzare un'integrazione, ok? Nel mio caso io ho Brevo come CRM, quindi tutti i lead vengono sincronizzati con Brevo e io potrei tramite Zapier o tramite un'integrazione custom, tramite webbook sostanzialmente andare poi a flaggare gli eventi, e quando vengono flaggate determinate proprietà o creato una trattativa o messo in staging in un certo punto, inviare queste informazioni di ritorno alle piattaforme. In alternativa, ed è quello che vi farò vedere per una gestione più semplice a mano che andiamo avanti, quello che faremo sarà andare a salvare questi contatti su un Google Sheet, quindi versione iper semplice di questa cosa che ho detto. Li salviamo su un Google Sheet con tutte le informazioni anche che ci hanno fornito, dopodiché a mano che si muovono questi lead li cambiamo lo stato e mandiamo opportuni eventi alle piattaforme. È una cosa abbastanza semplice, non è gestibile in scala, cioè per gestirla in scala dovremmo farlo diversamente. Ok, chiuso questo capitolo, io direi che ci inviamo l'evento di Generate Lead. Tra l'altro, se cliccate sugli eventi consigliati, vi rimanda automaticamente alla documentazione, dove vi fa anche vedere i parametri che sono necessari. In questo caso gli unici parametri necessari sono value e currency, se ci interessa per il valore in un certo senso. In questa fase io non invierò né currency né value, né in realtà lead source, perché l'origine del lead poi la gestiamo tra poco, ok? Perché l'origine del lead dobbiamo capire cosa inviare, cioè il parametro UTM campaign, se non è presente mandiamo il da capire, tanto comunque abbiamo i dati di attribuzione standard, per ora ci facciano bastare quelli. Ok, quindi vado a creare un nuovo tag e imposto l'evento, un tag evento Google Analytics 4, mi reinserisco il tag di misurazione, quindi Google Analytics, questo qui come tag di misurazione, nome evento, generate lead, controlliamo di averlo ricopiato correttamente, anzi facciamo una cosa del genere così siamo sicuri al 100%. Perfetto. Quando faccio scattare questo evento lo faccio scattare su form home page, ok? Sull'evento custom form home page. Certo, l'evento custom in generale potevo chiamarlo meglio, ma ormai è tardi, quindi lo chiamiamo GA4 event lead basta, lead generate lead, ok, salva. Andiamo effettivamente a verificare adesso se scatta il nostro evento su GA4, quindi andiamo a verificare se il nostro evento sta funzionando correttamente. Allora clicco su continua, eccomi qui, provo a ricompilare il form, nome
Pinco Pallino chiocciola gmail.com. ok. Voglio iscrivermi alla newsletter. Perfetto, messaggio inviato, sì. Ok, è scattato il nostro evento form homepage ed è scattato, come vediamo, il nostro evento custom che abbiamo creato. Quindi qui effettivamente è scattato. Se osserviamo è scattato perché form homepage uguale a form homepage, ovvero l'evento è uguale a form homepage che è scattato e manda i dati a GA4. Anche andando sulla debug, in teoria dovremmo adesso vedere un evento di generate lead. Perfetto, quindi questo evento è effettivamente tracciato e funzionante. Passiamo al secondo evento, che è l'evento di iscrizione alla newsletter. L'evento di iscrizione alla newsletter è un altro evento chiaramente molto rilevante. Perché è rilevante? Perché ci consente di fare un ragionamento successivo e vedere qualche altra cosa in questo percorso. Allora, vediamo il push di questo evento. Nel push di questo evento noi abbiamo anche un parametro che si chiama newsletter. Questo parametro viene popolato con un valore booleano, significa o vero o falso, logica booleana classica. È impostato su vero nel momento in cui l'utente ha flaggato l'iscrizione alla newsletter ed è flaggato su falso nel momento in cui l'utente non si è iscritto alla newsletter. Questo parametro viene inviato sempre con l'evento form homepage. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è quella di andarci a recuperare esattamente questo evento, andando sotto la sezione variabili, quindi nuova variabile, e selezioniamo come tipologia di variabile livello di dati. Eccola qui. A questo punto andiamo semplicemente a inserirci questo push nel data layer. Se avete difficoltà a farla, vi ricordo che ho rilasciato un'applicazione semplicissima che fa questa cosa in modo iper semplice, anzi ve la faccio vedere. Ok, eccoci, l'applicazione è questa. Io quello che posso fare è prendere questo push, inserirlo nella mia applicazione, eliminare questo parametro che non dovrebbe, cioè non è un push standard altrimenti, e cliccare su Analyze Data Layer. A questo punto mi va a recuperare tutte le variabili, io posso selezionarle tutte, dirgli genera un JSON compatibile, ok? Scaricare questo JSON, andare sul mio container, ok, amministrazione, e a questo punto cliccare su importa contenitore, sulla proprietà esistente, scegli file dal contenitore, ecco qui il contenitore, unifica, e qui abbiamo tutte le variabili che sono presenti. Okay? Quindi automaticamente abbiamo creato tutte le variabili data layer. Ora, una cosa non ho sbagliato è che tra l'altro ho aggiunto come modifica la possibilità di inserire, ormai qui non posso più farlo, la possibilità di inserire anche un valore prima delle variabili per la nomenclatura, però vabbè, ormai è andata così, quindi me lo modifico io. Quindi vado su newsletter e mi modifico il campo in DLV newsletter. Quindi so che è una variabile data layer. A questo punto, ok, ragioniamo in maniera astratta. Quando è che un utente può essere considerato, cioè è considerabile che ha fatto un'iscrizione alla newsletter? In realtà è molto semplice. Quando avviene un evento che forma un page e la variabile newsletter è impostata su true. Quindi quello che posso fare è copiarmi questo evento personalizzato, ok,
e però farlo scattare solo quando la variabile newsletter contiene il valore true. Form on page newsletter true. Ok? A questo punto posso generare il mio tag, quindi vado sempre su GA4, nuovo, ok, nuovo tag, Google Analytics 4, evento di GA4, vado ad impostarmi Google Analytics 4, evento di GA4, nome evento, newsletter, subscriber. Mettiamolo in italiano, iscrizione, newsletter. Ok. Quindi a questo punto stiamo gestendo il caso in cui un utente si iscrive alla nostra newsletter e lo inseriamo. Ok, parametri evento e parametri utente per ora non le mettiamo, non ci sono dati e-commerce da inviare. Chiamiamo semplicemente questo evento GA4 event lead, sì, iscrizione newsletter. Ok, quindi abbiamo due eventi della categoria lead, uno per generate lead dal form on page. Tra l'altro questa cosa dovremmo gestirla, cioè anche dirgli da quale forma stiamo inviando. In questo caso ho un solo form, ma per ora va bene così. E l'evento iscrizione newsletter. Ma andiamo in anteprima e cerchiamo di capire come funziona, perché funziona e se funziona. Ok, perché sto facendo live, non si sa mai. Allora, cognome test, gmail, gmail.com, test. Ok, inseriamo un po' di messaggi e in questa fase non lo iscriviamo alla newsletter. Che se è iscritto, cosa succede? Se andiamo sul nostro evento form home page, si è attivato l'evento di generate lead, ma non si è attivato il nostro evento newsletter. Perché? Perché il campo newsletter in questo caso è impostato su false e non su true. Ok? Quindi non va bene, non lo attiviamo. Invece proviamo ad andare un po' indietro, cioè a rifare lo stesso processo. Quanti lead che dovrò eliminare da brevo. Ok, questa volta flagghiamo l'iscrizione, invio il messaggio e come possiamo verificare questa volta si attiva anche l'evento iscrizione newsletter. Perché? Perché la variabile DLV newsletter contiene il valore true, quindi abbiamo anche gestito l'iscrizione alla newsletter. È un'iscrizione alla newsletter un po' atipica in questa fase, non c'è ancora un form, però già funziona. Okay? Direi che per questi primi step funziona la cosa. Ok, a questo punto io direi che per questa prima lezione ci fermiamo. Ho buttato giù un potto di roba. Naturalmente non ho potuto darvi contesto su tutte le cose, cioè usate i social e ChatGPT per recuperare quello che manca, però il mio obiettivo era farvi vedere tutto il processo di creazione, come funziona. Nelle prossime lezioni andremo un po' più avanti e continueremo a registrare un po' di video e a fare un po' di attività. Spero risulti interessante come metodologia e niente, ci vediamo nel prossimo video.